Benvenuti su Arrakis! Vi starete chiedendo come ho fatto a portare un F-18 sul pianeta della Spezia Melange. Niente paura, in questo tutorial vi spiegherò la procedura per volare liberamente nei nuovi scenari aggiunti con l'espansione dedicata a Dune. Seppure non sia nulla di difficile, occorrerà andare a toccare qualche file e naturalmente quello che stiamo vedendo va fuori dal motivo e dalle funzioni per cui sono sviluppati questi scenari. Quindi un doveroso disclaimer: seguite questo tutorial a vostro rischio e preparatevi a vedere bug grafici e altre stranezze. Detto questo, cominciamo. Vediamo come andare su Arrakis. Per prima cosa creiamo un nuovo volo, selezioniamo un punto di partenza, ad esempio potremmo fare New York, perché no? La Statua della Libertà potrebbe essere un buon punto di partenza. A questo punto scegliamo un aereo, diciamo l'F-18. Questo naturalmente non lo potrete cambiare nel free flight, come non potrete cambiare purtroppo le condizioni meteo e l'ora, però potete scegliere esattamente quello che volete. Facciamo un bel mezzogiorno e facciamo un clear skies, ma potete scegliere anche qualunque altra condizione. Chiudiamo e cominciamo il volo. Ed eccoci qua sopra New York. Prima cosa, avviamo e mettiamo in pausa. Perfetto. Premete ESC, quindi load and save, quindi save to this PC. A questo punto si aprirà una finestra, dopodiché scegliamo un nome per dire Dune York. Perfetto. Load from this PC. Andiamo a cercare Dune York. Tasto destro, apri con, scegli un'app, blocco note, se non c'è usate altre app, la dovreste trovare, se avete Notepad più ancora meglio. Comunque aprite, perfetto. A questo punto la sezione che ci interessa è la main. Questo è il file di salvataggio dove è salvato il vostro volo, ci sono tutte le informazioni. Noi per il momento andiamo a toccare solo la main, aggiungendo una sola riga, questa. Menu hierarchy uguale DNE Dune. Non so perché menu hierarchy è quello che fa scattare Arrakis, ma tant'è. Chiudiamo, tenendo selezionato facciamo apri, il volo verrà ricaricato ed eccoci su Arrakis. Partiamo, metto in pausa, vado in esterna, facciamo una bella velocità e come vedete siamo in un infinito deserto di dune, ma ci sono anche tutti gli asset fissi del simulatore. Quindi nel caso di New York abbiamo i ponti, io avevo messo qualche grattacielo che vediamo spuntare dalla sabbia, là in fondo c'è l'Empire State Building che invece è posizionato a livello della sabbia. Qui abbiamo anche la Statua della Libertà. Naturalmente non aspettatevi qualcosa di coerente, come vedete gli scenari sono appoggiati un po' come capita. Qui abbiamo anche delle navi spiaggiate, questo yacht spiaggiato è spettacolare. Però abbiamo anche la nostra Statua della Libertà in mezzo al deserto, come se fosse un film catastrofico. Altra cosa che potete trovare tranquillamente, come vedete là dietro, sono gli aeroporti. Anche quelli sono molto scombinati, naturalmente, ma le piste di atterraggio sono abbastanza utilizzabili. Naturalmente in questo caso varierà molto dall'altitudine dell'aeroporto. Ho scelto un posto sul livello del mare in modo da avere pochi problemi, ma vedete che è appena dentro la terra. In teoria si potrebbe anche partire da questo aeroporto
e volare. Ok, vedete l'aeroporto non ha caricato nessun elemento di scenario perché appunto viene caricato solo lo scenario custom. Per quello che ho capito, il deserto di Dune, che copre tutto il pianeta e lo possiamo anche abbastanza vedere, è un quadrato di dune fatte in un determinato modo che viene ripetuto all'infinito. Se noi andiamo ad aprire la cartina, infatti vedremo che non è più proprio il mare, eccetera, c'è un minimo di altimetrie, ma se andiamo vicini vediamo proprio questo deserto di dune che si ripete come un enorme mosaico. Naturalmente adesso quello che vi starete chiedendo è come andare però proprio sull'Arrakis che avete visto nelle missioni. Dov'è l'Arrakis? L'Arrakis si trova nella Repubblica Centrafricana, in una zona abbastanza remota, e in quella zona troverete gli harvester, troverete le montagne, i tunnel, tutto quello che avete visto nelle missioni, anche una piccola città che nelle missioni vedevate solo da lontano. E adesso vi mostro le coordinate per arrivarci. Potete andarci in due modi, o creando una missione impostando le coordinate di partenza e poi andando a salvare e modificando come abbiamo appena visto, oppure ancora più semplicemente aprendo il salvataggio che avete già fatto e andando a cambiare lì le coordinate. Vediamo quali sono le coordinate e quali sono le cose che potete trovarci. Dov'è Arrakis sul pianeta Terra? Allora, l'espansione ha 9 missioni, questi sono i punti delle 9 missioni. Come vedete sono tutti localizzati nella parte centrale dell'Africa, non tutti in Centrafrica, nella Repubblica Centrafricana, anzi solo uno in Repubblica Centrafricana e altri sparpagliati. Questi tre dovrebbero essere i tutorial, se non sbaglio. Qui dovrebbe esserci la tempesta di sabbia. Questa dovrebbe essere la città. E così via. E gli altri punti qua sotto e qua. Qua dovrebbero esserci degli harvester, eccetera. Come vedete i punti sono un po' troppo distanti per fare dei voli tra una location e l'altra, quindi vi consiglio di caricarli uno alla volta e esplorare lo scenario. Naturalmente gli scenari non sono fatti per essere esplorati troppo, ovvero vedrete guardando dal lato opposto le montagne e le rocce, vedrete alcune parti non completate, ma in generale funziona tutto abbastanza bene, non ho avuto problemi. In descrizione trovate tutte le coordinate e come andarle, come vanno copiate e inserite. Ed ecco ora come andare a inserire le coordinate. Ho riaperto di nuovo il nostro file. Abbiamo qui la nostra sezione main dove avrete già inserito menu hierarchy Dune, DNE. Potete copiare dalla descrizione un set di coordinate, vi serve latitude, longitude e altitude. Altitude magari andate anche a aumentare un pochino questo valore. In realtà non vi schiantate se mettete quel valore, ma se siete su un aereo veloce dovete probabilmente all'inizio della missione fare una manovra. Quindi sul file del volo, l'FLT che avete salvato in precedenza, andate a cercare la sezione simvars.0 ed ecco qua. La troverete probabilmente senza questo spazio. Voi sostituite le prime tre righe con il valore che volete. Come dicevo un momento fa, i punti sulla mappa sono molto distanti, quindi vi consiglio di esplorarli uno alla volta. È quasi impossibile fare un sorvolo tra un punto e l'altro, di sicuro è molto molto lungo e c'è molto molto deserto tra un punto e l'altro. Andiamo ora a vedere il mio punto preferito, ovvero l'Imperial Basin. Questo è probabilmente il punto che preferisco, 14 nord e 24 est, dove si trova la città che nelle missioni si vedeva sullo sfondo con il Palazzo Reale.
Allora, la città è molto complessa, quando ci si avvicina viene caricato correttamente il modello, da lontano però il level of detail mi fa qualche problema. Logicamente non è nulla che abbia molto senso, è tutto colorato di un colore unico, è fatto per essere visto da lontano naturalmente, ma è molto, lo trovo sempre molto affascinante questo punto della città. Magari questo è proprio uno da quelli da volarci sopra con un piccolo aereo, qui ci sono queste cose che somigliano quasi a delle sfingi, qui ci si può volare in mezzo, e tutta la struttura, i muri, eccetera, eccetera, eccetera. Vedete che allontanandosi piano piano la mappa sparisce, e questo è fatto appunto perché se vi trovaste a sorvolare l'Africa magari in un volo diciamo in un volo commerciale dal nord al Sudafrica, a un certo punto, a una certa altezza, dovrebbero sparire persino le montagne. Proviamo a continuare a salire, vedete che il livello di dettaglio si sta abbassando. Questa è la zona della missione, appunto, in modo da non lasciare traccia di quello che è effettivamente Arrakis. Vi ringrazio per aver seguito questo tutorial e spero che vi sia stato utile. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e se volete darmi una mano iscrivetevi al canale. Mi occupo di videogiochi di simulazione e strategia e solitamente pubblico un video a settimana dedicato a Flight Simulator. Vi lascio con le immagini del mio volo, per ora è tutto e alla prossima!